amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come utilizzare il piedino Z, che è un piedino per i punti cordoncino. Ma prima di parlare del piedino Z, invito a tutti coloro che non si sono ancora iscritti al mio canale a iscriversi e accendere la campanellina. Se il video vi piace, mettere un bel like. Se avete dubbi e domande, scrivetele qui sotto così che vi posso rispondere. Qui sotto poi vi lascio i link dei video precedenti dove spiegavo gli altri piedini, dove spiegavo appunto questa macchina che è la Singer C620L e poi qui sotto troverete anche i miei social, dove lì poi metto sempre i miei lavori, le cose che creo, quindi se volete andare e sbirciare lascerò qui sotto anche i link dei miei social. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera. Il piedino Z è questo, è un altro dei piedini che esce in dotazione con questa macchina, ma è facilmente reperibile anche su Amazon, o insomma dove vendono i ricambi delle macchine. Per montarlo è sempre lo stesso discorso degli altri piedini, quindi lo posizioniamo qui sotto, abbassiamo la leva, si ingancia e il piedino è montato. Allora, perché questo piedino si chiama piedino cordoncino? Perché noi lo andremo a utilizzare per questi punti, quindi dal punto 45 fino al punto 57, questi qui che sembrano un po' come uno zig zag ma che creano queste belle lavorazioni. Questi che sono tipo ali di rondine e che molto spesso vengono create per rifinire i bordi, non so, dei lenzuolini, queste cose qui, oppure insomma questi altri punti qui che abbiamo. Allora andiamo a vedere come realizzarli. Allora, per realizzarli è facilissimo, perché basterà prendere un pezzo di tessuto, abbassare il nostro piedino, abbassare l'ago e far partire la macchina, e la macchina farà tutto da sola. Allora, stoppiamo, così vi faccio vedere. Vedete, questo è ciò che è uscito. Se magari a me non piace questo tipo di distanza punto o larghezza punto, possiamo andarla sempre a modificare da qui, dal nostro schemino. Quindi basterà andare qui e possiamo diminuire, arrivare fino a 0,3, oppure aumentare e diventare fino a 1,5, ma possiamo anche quindi decidere di allargare la lunghezza del nostro punto o di diminuire la lunghezza del nostro punto. Il massimo che possiamo fare è 7, che è quello consigliato dalla macchina, ma possiamo scendere fino ad arrivare a 3. Allora, facciamo una cosa, mettiamo un 5 e come lunghezza del punto loro consigliano il 5, io metto 3. Quindi riproviamo, vi faccio vedere la differenza adesso di questo punto con queste impostazioni. Ok, abbassiamo l'ago e iniziamo. Allora, diciamo che non è un granché, perché guardate, viene molto
fitto, non viene bene come questo. Infatti il mio consiglio, l'ho detto anche in un altro video, è quello di lasciare il default sempre le misure che mettono loro. Adesso andiamo a vedere un altro punto, vediamo questo qui, il numero 55. Appoggiamo sotto il nostro tessuto, controlliamo, ok, e andiamo e cuciamo. Allora, diciamo che non è venuto un granché. Questo perché essendo un tessuto molto leggero, come potete vedere, la macchina ha creato questi difetti. Quindi in questo caso il mio consiglio è quello di prendere, se ce l'avete, o altrimenti va benissimo anche un pezzo di carta della stampante, quindi la classica carta per fare le fotocopie. Se no prendete una teletta di queste qui che vengono utilizzate per il ricamo, e lo appoggiate qui, ok? Quindi adesso vi faccio vedere invece con il rinforzo sotto come il risultato è migliore. Possiamo anche aumentare la velocità, tanto fa tutto la macchina. Allora, guardate qui come è venuto meglio. Poi per levare questa teletta basterà fare così e questa si strappa e viene eliminata, ok? Ovviamente viene messa alla parte del rovescio, come vedete non si vede più, e questo è il risultato. Ora proviamo invece, sempre con questa, ad allargare il punto. No, questo è il massimo, allunghiamo il punto, va, mettiamo a 1, quindi rimettiamo sempre la mia teletta, sistemiamo il filo per bene dietro, e questo è il risultato. Vedete, rimane molto più largo, quindi o così o così. Allora, vediamo un attimo un altro punto che possiamo provare. Facciamo il numero 50, quindi diminuiamo qui e impostiamo il 50. E questo è il risultato. Quindi questo è il nostro piedino Z, ok? No, facciamo così, ve lo faccio vedere meglio. Ha questa parte d'acciaio e qui al centro invece è di plastica trasparente, vedete? Ha una plastica trasparente, così che possiamo vedere il nostro lavoro man mano che lo realizza. Bene amici, io concludo qui
il video riguardo il piedino Z, perché non c'è altro da dire, se no insomma poi vedete voi, provate tutti questi punti che vanno dal 45 al 57 e vedete insomma quello che vi può essere più utile per le vostre esigenze. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!